telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un'altra borsetta perfetta per le cerimonie. Guardate, secondo me è davvero deliziosa ed è anche molto facile, quindi perfetta per le principianti e soprattutto abbastanza veloce anche nell'esecuzione. Prima di andare a vedere tutto quello che ci occorre per il progetto di oggi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella e seguitemi anche sui social, specialmente su TikTok. A questo punto diamo un'occhiata all'occorrente. Il progetto di oggi utilizzerò il cordino Indalux di Borgo De Pazzi, ho scelto la tonalità numero 34. Indalux ha il lurex, vedete, tono su tono, e vi potete veramente sbizzarrire perché sul sito ce ne sono veramente diverse tonalità. E vi lascio il codice sconto che è del 10%, che comunque è valido non solo per Indalux che vi presento oggi, ma per tutti gli articoli che trovate appunto sul loro sito. Come accessori, che invece potete reperire facilmente nelle mercerie online e anche su Amazon, sono una base ovale 21x8, già dotata dei fori per poter appunto lavorare all'uncinetto, e questa bellissima chiusura a cartella che poi vi farò vedere come andrà inserita nella nostra borsa. Uncinetto di lavorazione 3,5, ma utilizzerò solo per il primo giro il numero 3, così verrà più facile poter far passare il nostro cordino. A questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo ovviamente dalla base e io partirò dal punto centrale del lato più corto, quindi prendo il mio filato, cappietto, e mi inserisco sul primo e inizio a fare il primo punto basso e vado anche a lavorare pure la codina. Su questo primo punto ne facciamo 2 punti bassi nella stessa maglia di base e così in quelli seguenti, quindi 2 anche in quello seguente, quello successivo pure ed anche quello lì nell'angolo. Sul lato lungo iniziamo col primo, dove facciamo nuovamente 2 maglie basse nello stesso foro, in quello successivo 1, quello ancora dopo 2, nuovamente 1 e qui 2. Non vi preoccupate se vi sembrano pochi punti, ma vedrete che poi con la lavorazione a punto puff i punti tenderanno ad allargarsi, quindi conveniva, dopo aver fatto tante prove, creare proprio meno punti all'inizio. Arrivato qui ci troviamo nella parte centrale, in questi 3 fori facciamo 3 maglie singole, quindi 1 in ogni foro. E ricordiamoci anche che stiamo lavorando con un uncinetto comunque più piccolo rispetto a quello che comunque col quale poi andremo a creare la nostra lavorazione. Quindi fatte queste 3 ricominciamo con la sequenza, ovvero 2 in quello successivo, poi 1, nuovamente 2, 1 e poi ricominciamo da questo punto in poi a creare quindi 2 punti bassi in tutta questa parte. Arrivato qui andiamo a ripetere esattamente quello che abbiamo fatto da questa parte, quindi lo facciamo tutto, anche qui tutti 2 punti. Ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Abbiamo completato il primo giro, quindi possiamo togliere l'uncinetto più piccolo e passare al 3,5. Ho chiuso con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata, facciamo una catenella e adesso, senza fare aumenti o diminuzioni, andiamo a creare un giro di punto basso in costa, quindi prendendo solo l'asola esterna in questo modo. Vedete? Già
la nostra lavorazione tenderà leggermente a ammorbidirsi un po', perché come vedete è abbastanza rigida, ma ripeto, poi col punto puff tutto questo andrà a sistemarsi. Quindi lo completiamo tutto e ci rivediamo per il giro successivo. Ho completato quindi anche il giro appunto basso in costa e ho anche tagliato il filo, perché preferisco iniziare dove c'è il primo punto puff, in maniera tale che ogni giro verrà chiuso nello stesso punto e non si vedrà appunto quella cosa inestetica della chiusura giro. Allora, io ho messo dei marcapunti perché dove li ho messi saranno i punti in cui andremo a creare i nostri punti puff, invece nei punti liberi i punti alti. Allora, io personalmente ho fatto in questa maniera: io ho staccato tra questo punto puff e questo sul lato corto 10 maglie, poi cosa ho fatto? Sul lato lungo io ho staccato 8 maglie, qui ci sarà un punto puff, qui una maglia alta, in quest'altro punto un punto puff, maglia alta, punto puff, ho staccato altri 8 punti e qui nuovamente 10. Ovviamente se voi partite da una base diversa, l'importante è che i punti da questa parte e da questa parte siano gli stessi, idem da questa parte con questa parte, altrimenti vengono in punti diversi. Detto questo, quindi io cosa faccio? Riparto da qui, sempre sul lato corto, io riprendo il filato, vado in questo punto, questo lo posso togliere, tanto non ci servirà più perché poi il punto di riferimento dal secondo giro è il punto puff sottostante. Mi aggancio con un punto basso, allungo e inizio il primo punto puff, quindi entro, estraggo e allungo, rientro per la seconda volta e allungo e rientro per la terza volta, allungo, chiudo tutto, faccio una catenella di sicurezza e un'altra, perché così il prossimo punto puff avrà lo spazio per essere lavorato. Dopodiché nello stesso punto lo ripeto, quindi entro e allungo, rientro, allungo, seconda gettata e terza gettata. Mi ritrovo in questa situazione, chiudo tutto, faccio una catenella e adesso mi vado a creare le mie 8 maglie che ho lasciato libere. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Siamo arrivati qui, quindi togliamo il marcapunti e qui andiamo a rifare un altro punto puff. Quindi entriamo per la prima volta e allunghiamo, entriamo la seconda e allunghiamo, entriamo la terza, allunghiamo, chiudiamo tutto, la sua catenella e un'altra, perché poi nel punto, quando poi andiamo a fare il secondo giro, mi serve uno spazio adeguato per poter rifarlo. Rifaccio un'altra volta nello stesso punto, l'altro punto puff, quindi entro, allungo la prima volta, la seconda e la terza. Allungo tutto, chiudo tutto e faccio una sola catenella. Dopodiché qui vedete ho lasciato una maglia libera e quindi vado a creare una maglia alta e in questo punto nuovamente un altro punto puff. Quindi entro la prima, la seconda, la terza, chiudo tutto, una catenella e una seconda e ripeto il punto puff sempre nello stesso punto, quindi a 3 gettate. Chiudo tutto, catenella, qua c'è una maglia libera e faccio una maglia alta, scusate,
nuovamente qui un altro punto puff, quindi entro la prima, seconda e terza, chiudo tutto, una catenella, una seconda e rifaccio l'altro punto puff, mi raccomando nello stesso foro, ed ecco qua, faccio una catenella. Vedete che il lavoro tenderà leggermente ad allargarsi, il motivo per il quale qui ho fatto meno punti all'inizio. E adesso andiamo a fare le nostre 8 maglie alte, come abbiamo fatto da questa parte. Quindi le facciamo, qui facciamo nuovamente il punto puff, 10 maglie alte, punto puff, e qui rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte. Quindi completiamo questo primo giro e vi faccio vedere come iniziare il secondo. Ho finito il primo giro e vado a chiudere al centro, proprio qui, del primo punto puff con un punto bassissimo e faccio una catenella. Vi faccio vedere perché ancora sto lavorando al contrario, che mi viene più facile. Vedete? Questo sarà il nostro risultato. Io ancora un altro giro lo lavoro messa in questa maniera, ma cambia assolutamente poco. Quindi adesso che cosa facciamo? Sotto ogni punto puff andiamo a realizzare un punto puff, sotto le maglie alte le nostre maglie alte, facendo attenzione che debbano essere sempre, nel mio caso, 8, 8 e 10 da questa parte. Quindi allunghiamo un pochettino il filo e iniziamo nuovamente sotto il punto puff a creare l'altro. Quindi entriamo la prima volta, la seconda e la terza, chiudiamo tutto, prima catenella e la seconda, nuovamente nello stesso spazio, primo, gettata, seconda e terza, chiudiamo tutto e facciamo una catenella. Aspettate che mi si è imbrogliato un po' il filo. Adesso vedete come siamo combinati. Questo non si deve lavorare, quindi non sbagliamo, perché questo è il punto puff, ma dobbiamo andare direttamente sotto la maglia alta, perché se facciamo questo creiamo degli aumenti e non va bene. Quindi vedete, ci sono le nostre 8 maglie alte, quindi si va direttamente a lavorare la maglia alta e come al solito devono essere sempre 8 in questo modo. Vi faccio vedere, quindi vedete 2, 4, 6, 8, sono 8. Questo, quindi non sbagliamo, è il punto puff che non va lavorato, quindi si va direttamente al centro e si ripete la lavorazione, quindi entro e allungo la prima volta, la seconda e la terza, mi chiudo tutto, prima catenella, seconda catenella e lo rifaccio sempre nello stesso spazio. Quindi la lavorazione sarà in questo modo per tutti i giri seguenti. Qui vedete come mi ritrovo? Io qui ho una sola maglia alta e quindi vado a lavorare solo la maglia alta, perché quelli sono i punti puff. Dopodiché vado al centro e mi vado a sviluppare l'altro mio punto puff. Quindi entro 3 volte, chiudo tutto, prima catenella, seconda catenella, rientro, la prima, la seconda e la terza, mi chiudo tutto, catenella, e adesso vedete ho di nuovo la mia maglia alta singola che vado a lavorare. Questo è il punto puff che non si lavora, ma si lavora qui dentro, quindi mi raccomando, perché può capitare di sbagliarsi e dire vabbè, qui faccio un'altra maglia alta. Assolutamente no, il riferimento deve essere quello sottostante. Vedete qui maglia alta e qui l'ho rifatta,
punti puff, maglia alta, quindi adesso nuovamente il mio punto puff. 3 gettate, catenella di sicurezza seconda per creare lo spazio, quindi prima, seconda e terza, si chiude tutto, catenella, e adesso qui abbiamo le nostre 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi vado a identificare dov'è la mia prima maglia alta, quindi questo no, e da qui riparto con le mie maglie alte. Quindi mi raccomando di contare, perché nel mio caso ne ho lasciate 8 qui, 8 qui sono 10, nuovamente 8 e 8, quindi mi raccomando, qualunque sia il vostro numero di maglie che avete lasciato, dovranno essere sempre uguali per tutti i giri. E qui al centro ricordiamoci che è solo una maglia alta tra questi 3 punti puff. Adesso la lavorazione sarà sempre uguale per un totale di 9 giri. Quindi già ne ho fatti 2, ne devo fare altri 7 e ci rivediamo perché gli ultimi 3 saranno creati con delle diminuzioni. Ho completato quindi tutti i 9 giri, quindi senza eseguire diminuzioni. Adesso nei prossimi 3 giri andremo a creare delle diminuzioni ed esattamente sul lato lungo qui all'inizio e da questa parte e sul lato corto uno qui e uno qui, e adesso vi faccio vedere. E queste diminuzioni saranno eseguite per tutti i 3 giri. Quindi siamo arrivati qua, al solito ricominciamo con il nostro punto puff, quindi 1, 2 e 3, chiudiamo tutto, catenella, seconda catenella, altro punto puff nello stesso posto, chiudiamo tutto, catenella, e adesso ci ritroviamo appunto sul lato lungo. Che cosa facciamo? Vedete queste 2 prime maglie alte? Noi che cosa facciamo? Entriamo sulla prima, chiudiamo a metà il primo punto alto, riprendiamo il filato, entriamo nella seconda maglia alta, la chiudiamo a metà e poi chiudiamo tutto assieme. E così abbiamo creato la nostra diminuzione e proseguiamo nello stesso identico modo, perché qui non ci saranno diminuzioni. Quindi arriviamo qui e vi faccio vedere ancora una volta la diminuzione. Siamo arrivati alla fine del lato lungo, quindi qui ci troviamo, vedete, qui abbiamo fatto la prima, ci ritroviamo in questa posizione, quindi mancano le ultime 2 maglie alte che diventeranno una con una diminuzione. Quindi entro, chiudo a metà il primo punto alto, rientro in quello successivo, 3 maglie e chiudo tutto. Vedete? E ho creato l'altra diminuzione. Poi qui faccio il mio punto puff, sempre uguale, a 3 gettate. E adesso, aspettate che al solito mi si va a imbrogliare un po' il filo, ecco fatto. Adesso qui siamo sul lato corto e anche qui inizio e fine giro facciamo le diminuzioni, quindi entro, chiudo a metà, entro in quello successivo e chiudo tutte insieme. Le altre maglie alte le lavoro normalmente. E adesso qua ci sono le ultime 2 maglie alte che lavoro insieme e faccio l'altra diminuzione. Vedete? Poi su questo lato un'altra volta inizio, fine giro diminuzioni, altro lato corto, inizio e fine diminuzioni. Questo lo ripetiamo per 3 volte, quindi per altri 3 giri, e ci rivediamo per vedere come proseguire.
Il corpo borsa è quasi completato. Alla fine in totale abbiamo fatto 9 giri e poi gli ultimi 3 realizzando le diminuzioni, così abbiamo iniziato a dargli la forma. Adesso ci dobbiamo occupare di creare la pattina. E cosa facciamo? Ci mettiamo sul lato lungo perché adesso andiamo a ricreare questo disegno che poi appunto sarà la nostra pattina di chiusura. Quindi riprendo il mio filato e praticamente mi aggancio qui all'interno di questo punto puff. Faccio un punto basso, allungo e praticamente ricomincio quindi col disegno, ovvero il primo punto puff, quindi al solito 2 catenelle, rifaccio il mio punto puff, catenella, poi qui abbiamo il punto alto singolo, di nuovo un punto puff, 2 catenelle, un altro punto puff all'interno, quindi praticamente la stessa identica cosa che abbiamo fatto. Poi qui c'è la maglia alta singola e infine l'ultimo punto puff, 2 catenelle e completiamo e abbiamo fatto un'altra catenella. Adesso cosa facciamo? Facciamo comunque un'altra catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo e facciamo di nuovo quello che abbiamo fatto nel giro di andata. Quindi entriamo e facciamo un punto puff, 2 catenelle, altro punto puff sempre all'interno, catenella, punto alto singolo, nuovamente un punto puff, quindi ripetiamo quello che ci troviamo di sotto. Qui abbiamo la maglia alta e adesso abbiamo l'ultimo punto puff che andiamo a realizzare sotto l'ultimo. 2 catenelle ed ecco fatto. E così praticamente abbiamo terminato questo secondo giro. Di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto prima per un totale di 7 giri. Quindi completiamo questo e ci rivediamo per vedere come realizzare i manici. Ho terminato la pattina, quindi ho creato i 7 giri come vi ho spiegato prima. Qui mancherà adesso soltanto la chiusura che adesso vi farò vedere. Ma prima andiamo a realizzare il manico. Io ho già uno, come vedete, l'ho già creato. Vedete, sono sempre dei punti puff e praticamente ho iniziato da questa parte, ho creato i miei punti puff e poi l'ho cucito da questa parte. E adesso vi faccio vedere come realizzare l'altro da questa parte. Quindi noi ci agganciamo da questa parte e poi alla fine verrà cucito qui. Quindi cappietto e adesso vedete andiamo a realizzare dei punti puff uno sopra l'altro. Quindi intanto mi aggancio con un punto basso, nel frattempo la codina al solito la andiamo già a incastrare. Fatto il punto basso riparto punto puff a 3 gettate, quindi quello che abbiamo fatto fino adesso, con la differenza, quindi faccio una catenella che anziché fare pure la seconda catenella ne faccio solo una in maniera tale che il manico viene un po' più resistente. Quindi sempre dopo aver fatto una catenella riparto con le 3 gettate e quindi faccio l'altro punto puff. E faccio una catenella. A questo punto volto il lavoro
Mi metto in questa posizione, faccio una catenella, così ho allungato un po' l'asola e di nuovo riparto rifacendo al centro il mio punto puff, sempre nello stesso modo. Quindi chiudo solo una catenella al centro, quindi praticamente quella che va a chiudere il punto, riparto con 3 gettate, quindi faccio l'altro punto puff, chiudo la mia catenella, volto il lavoro, dopo aver voltato il lavoro faccio una catenella e riparto nuovamente con il punto puff. Quindi faccio questo in totale per 25 volte, quindi faccio 25 punti puff uno sopra l'altro, sempre nello stesso modo. Vedete, viene più fitto. Qui era più, insomma, serviva di più crearne 2 punti bassi qui all'interno, invece per il manico ho preferito eseguirlo in questo modo. Quindi facciamo questi 25 punti puff, ci rivediamo, così vi faccio vedere come cucirlo da questa parte e inserire la chiusura. Ho creato quindi i 25 punti puff uno sopra l'altro, adesso io lo metto in questo modo, quindi da questo verso, vado qui e adesso io mi vado ad agganciare quindi sopra le asole dei punti puff. Io entro al centro del punto puff che ho eseguito, entro qui, prendo il filo e faccio un punto basso. Poi entro nell'altro punto puff, vado qui dove c'è l'altro punto puff, faccio un punto basso e così sono riuscita ad agganciare. Adesso prendo una forbice, qui abbiamo terminato, taglio il filo, sfilo e poi vado a nascondere questo filo all'interno. E poi si va a sistemare per bene, quindi con dei punti qui all'interno. Adesso vi faccio vedere come inserire quindi la nostra chiusura. Quindi che cosa facciamo? Intanto sulla pattina prendiamo il centro, ma il centro del resto è qui, il terzo, vedete, il centro. Prendiamo la nostra chiusura, la apriamo un po', così all'interno andiamo a incastrare, proprio agganciamo in questo modo la lavorazione. Poi ci andiamo ad aiutare con una pinza e andiamo a stringere. Poi cerchiamo di farlo comunque per bene, in maniera tale da aver agganciato con questi denti la nostra lavorazione. Io poi aggancio questa, il manico però lo sposto all'indietro e vado a cercarmi, io ho deciso di crearlo verso il quinto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, più o meno qui noi dobbiamo andare e facciamo la prova, perché adesso dobbiamo incastrare l'altra parte. Quindi vediamo se va bene. E direi che più o meno ci siamo. Quindi che cosa facciamo? Nel momento in cui prendiamo la forma, vedete che qui abbiamo altre alette, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 come punto di riferimento. Io incastro le alette dentro la lavorazione e poi che cosa faccio? Metto la griglia di sicurezza in questo modo. Ecco qua, e poi chiudo le alette e poi magari ci assicuriamo con la pinza che è ben agganciata e poi controlliamo che tutto è a posto. Direi che è perfetta, quindi a questo punto la borsa è completa e ci vediamo a borsa finita. Che dire, un altro gioiellino perfetto, non solo per le cerimonie, ma in base al colore con cui viene realizzato anche una borsetta da passeggio.
secondo me è veramente molto carina e oltretutto è stata anche molto semplice da realizzare, quindi secondo me è perfetta per le principianti e anche abbastanza veloce. L'ho realizzata anche in argento, guardate, quindi veramente c'è anche l'imbarazzo della scelta come in Deluxe, perché veramente le tonalità sono tantissime. Io vi lascio il codice sconto col quale acquistare non solo in Deluxe, ma qualunque articolo trovate sul sito Borgo dei Pazzi, quindi è il 10%. Le misure ottenute sono circa 23 in larghezza, 16 in altezza e i manici misurano 33 cm. Il totale del cordino è circa 320-330 grammi. Ovviamente se seguite le mie misure e partite da una base già pronta. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale YouTube, attivare la campanella. Se avete dei dubbi sul progetto, mi raccomando, mandatemi un messaggio e non dimenticate di supportarmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.